Sopra la tua testa, a 20.000 chilometri di altezza, c'è una costellazione di satelliti. Stanno correggendo un errore. Se smettessero di farlo, anche solo per 2 minuti, il sistema di navigazione inizierebbe a sbagliare. Il tuo telefono ti posizionerebbe dentro un palazzo vicino, accumulando un errore di una quindicina di metri. Perché lassù, lontano dalla massa della Terra, il tempo scorre letteralmente più veloce che qui giù. Non è un difetto meccanico degli orologi. È il tessuto stesso della realtà che si sta deformando. Nel 1915, un uomo ha consegnato all'umanità una mappa perfetta dell'universo. Ha descritto la gravità non come una forza misteriosa, ma come la curvatura dello spazio e del tempo. Quell'uomo era Albert Einstein e per oltre un secolo ogni singolo esperimento gli ha dato ragione. Ogni volta. Ma oggi quella mappa sta iniziando a bruciare ai bordi. Per capire quanto fosse perfetta questa teoria, dobbiamo guardare un'eclissi. Nel 1919 gli scienziati puntarono i telescopi verso il Sole oscurato dalla Luna. Volevano vedere le stelle che si trovavano apparentemente vicine al bordo del Sole. Secondo la fisica classica, la loro luce doveva deviare solo leggermente. E invece, eccole lì, spostate dalla loro posizione reale. La massa gigantesca del Sole aveva piegato lo spazio attorno a sé, creando una sorta di lente di ingrandimento cosmica. La luce di quelle stelle lontane aveva dovuto viaggiare lungo una strada curva per arrivare ai nostri occhi. Einstein aveva previsto questo esatto spostamento al millimetro, anni prima di poterlo misurare. Era come se avesse letto il codice sorgente dell'universo. Ma questa era solo la prova visibile. La relatività nascondeva un segreto molto più profondo, qualcosa che avrebbe richiesto 100 anni per essere ascoltato. Immagina lo spazio non come un vuoto, ma come la pelle tesa di un tamburo. Se 2 oggetti immensi, come 2 buchi neri, iniziano a orbitare l'uno attorno all'altro a velocità folli, non si limitano a piegare lo spazio. Lo scuotono. Creano delle onde, increspature invisibili che viaggiano alla velocità della luce attraverso il cosmo. Einstein aveva previsto anche queste, le onde gravitazionali, ma pensava che fossero così deboli che l'umanità non le avrebbe mai potute rilevare. Si sbagliava sulle nostre capacità. Nel 2015, 1.300 milioni di anni dopo una collisione catastrofica nello spazio profondo, quell'onda ha investito la Terra. Ha allungato e accorciato l'intero pianeta e tutto ciò che c'è sopra, te compreso, di una frazione infinitesimale della larghezza di un atomo. L'abbiamo misurata, l'abbiamo sentita. Il trionfo era totale. La cattedrale matematica di Einstein sembrava indistruttibile. Tutto quadrava, dal movimento dei pianeti alla traiettoria della luce, fino al ticchettio degli orologi atomici. L'equazione di campo di Einstein, una singola riga di simboli matematici, sembrava contenere il destino dell'intero cosmo su larga scala. Era la risposta definitiva. La gravità era la geometria. La geometria era il destino. L'universo era un meccanismo perfetto, liscio, prevedibile. Un orologio cosmico dove ogni ingranaggio rispondeva a una legge ineluttabile. Ma la scienza non si ferma mai alle vittorie. La scienza cerca le crepe, cerca i margini dove le regole smettono di funzionare. E quando abbiamo iniziato a guardare l'universo con strumenti sempre più potenti, scrutando gli angoli più remoti e bui, abbiamo notato qualcosa che stonava. Delle ombre fuori posto, dei movimenti impossibili. Il castello di vetro della relatività stava per incontrare la sua prima vera tempesta. Il primo campanello d'allarme si chiama tensione di Hubble.
È un problema che sta togliendo il sonno agli astrofisici di tutto il mondo. Immagina di dover misurare la lunghezza di una stanza. Chiedi a due persone diverse di farlo. Una usa un metro a nastro, l'altra usa un laser. Ti aspetti che il risultato sia identico. In cosmologia abbiamo fatto la stessa cosa. Abbiamo misurato la velocità con cui l'universo si sta espandendo usando due metodi diversi. Un metodo guarda la luce antichissima rimasta dal Big Bang. L'altro metodo guarda le stelle esplose nelle galassie vicine. Entrambi poi i metodi sono perfetti, calibrati al millimetro. Ma i risultati non combaciano. Sono diversi e non di poco. È come se l'universo vicino si stesse espandendo più velocemente di quanto le regole di Einstein applicate all'universo primordiale ci permettano di prevedere. Qualcosa ci sfugge. Poi c'è il problema della massa fantasma. Quando osserviamo le galassie a spirale, vediamo che ruotano. Le stelle ai bordi esterni viaggiano a una velocità vertiginosa. Secondo le leggi della gravità di Einstein, basate sulla materia che possiamo vedere e toccare, quelle stelle esterne dovrebbero letteralmente staccarsi e schizzare via nel vuoto, proprio come i passeggeri non allacciati su una giostra impazzita. Non c'è abbastanza gravità visibile per trattenerle, eppure restano lì, orbitano perfettamente. Per far quadrare i conti con le equazioni di Einstein, abbiamo dovuto ipotizzare l'esistenza di una materia invisibile, oscura, che non emette luce e non interagisce con nulla, ma che fornisce la colla gravitazionale mancante. Ne siamo circondati, ma se dopo decenni di ricerche non riusciamo a trovarne nemmeno una particella nei nostri laboratori sotterranei, e se il problema non fosse la materia mancante? Se il problema fosse la legge della gravità stessa? Se sei arrivato fin qui, significa che non ti accontenti delle risposte facili. E il bello deve ancora venire. Perché le vere crepe nella relatività non si trovano guardando le galassie lontane. Si trovano nei luoghi più estremi e violenti dell'universo. Luoghi dove la gravità non è solo una forza, ma un dittatore assoluto che schiaccia la realtà fino a farla urlare. Sto parlando del cuore dei buchi neri. Finché restiamo all'esterno di un buco nero, la teoria di Einstein funziona a meraviglia. Descrive l'orizzonte degli eventi, la prigione di luce da cui nulla può sfuggire. Descrive come il tempo si fermi per chiunque osi avvicinarsi. Ma la relatività è una teoria matematica e la matematica ha un difetto fatale. È costretta a dirti la verità fino alla fine, anche quando quella verità distrugge la teoria stessa. Cosa succede se seguiamo le equazioni di Einstein oltre l'orizzonte degli eventi, dritti verso il centro esatto del buco nero? La gravità aumenta, la densità aumenta, lo spazio si piega sempre di più. Tutta la massa di una stella gigante, miliardi di tonnellate, viene schiacciata in uno spazio sempre più piccolo di un pianeta, più piccolo di una mela, più piccolo di un atomo. E la teoria di Einstein non si ferma, continua a schiacciare, fino a raggiungere un punto di dimensione zero assoluto, densità infinita, gravità infinita. Questo punto ha un nome terrificante, la singolarità. In fisica, quando un'equazione ti dà come risultato la parola infinito, non significa che hai scoperto un segreto mistico. Significa che la tua teoria si è rotta. Il tuo calcolatore ha fatto cortocircuito. La relatività generale, nel cuore del buco nero, commette suicidio matematico. Non sa più cosa dire. Ma c'è un problema enorme. Mentre Einstein perfezionava la sua teoria dell'universo su grande scala, liscio e prevedibile, altri scienziati stavano scoprendo le regole dell'infinitamente piccolo. Nasceva la meccanica quantistica. E il mondo quantistico
è tutto ciò che la relatività odia. È caotico, probabilistico, incerto. Nel regno degli atomi e delle particelle subatomiche, niente ha una posizione precisa o una traiettoria definita finché non lo misuri. Le particelle appaiono e scompaiono, si teletrasportano, esistono in più stati contemporaneamente. È un universo frenetico e ribollente. Per decenni i fisici hanno vissuto una doppia vita. Dal lunedì al mercoledì usavano la relatività per calcolare l'orbita dei pianeti. Dal giovedì al sabato usavano la meccanica quantistica per costruire microchip e laser. Due teorie perfette nei loro rispettivi domini. Ma cosa succede se provi a unirle? Proviamo a fonderle. Proviamo a descrivere la gravità a livello microscopico. Immagina di prendere lo spazio-tempo di Einstein, quel magnifico tappeto elastico e liscio, e di guardarlo al microscopio. Più ingrandisci, più la meccanica quantistica prende il sopravvento. A scale incredibilmente piccole, 1 miliardo di volte più piccole di un nucleo atomico, il tappeto liscio di Einstein smette di esistere. Lo spazio-tempo inizia a ribollire. Le fluttuazioni quantistiche diventano così violente che lo spazio stesso si contorce, si spezza, forma tunnel microscopici e si richiude su se stesso in frazioni di miliardesimi di secondo. È quella che i fisici chiamano la schiuma quantistica. In questo inferno ribollente, le equazioni eleganti di Einstein vengono fatte a pezzi. Prova a fare un calcolo della gravità in questo ambiente e il risultato sarà di nuovo una serie di infiniti senza senso. La guerra tra queste due teorie ha un campo di battaglia principale: l'orizzonte degli eventi di un buco nero. Negli anni 70, Stephen Hawking fece una scoperta sconvolgente applicando le regole quantistiche al bordo di un buco nero. Scoprì che i buchi neri non sono completamente neri, evaporano, perdono particelle lentamente per miliardi di anni, fino a scomparire del tutto. Ma qui nasce il paradosso più spaventoso della fisica moderna. Secondo la relatività, tutto ciò che cade in un buco nero è perso per sempre. Secondo la meccanica quantistica, l'informazione non può mai essere distrutta nell'universo. Se un libro cade nel buco nero e il buco nero evapora, dove finisce l'informazione contenuta in quel libro? È stata cancellata dall'universo? Se la risposta è sì, dobbiamo buttare via le basi della fisica quantistica. Se la risposta è no, dobbiamo correggere Einstein. Siamo bloccati. Abbiamo 2 braccia formidabili per comprendere l'universo, ma non riusciamo a farle stringere la mano. È come se il creatore avesse scritto 2 codici sorgente diversi. Uno per le cose grandi, stelle, galassie, buchi neri. Uno per le cose piccole, elettroni, quark, fotoni. Ma l'universo è uno solo. Quando l'universo è nato, durante il Big Bang, era sia infinitamente piccolo che infinitamente massiccio. In quel preciso istante iniziale, gravità e meccanica quantistica dovevano essere la stessa cosa. Dovevano lavorare insieme in perfetta armonia. Il fatto che oggi, nei nostri calcoli, si respingano come magneti dello stesso polo, ci dice una cosa sola. Una delle 2 teorie, o forse entrambe, sono incomplete. Einstein ci ha portato sulla cima di una montagna altissima, permettendoci di vedere orizzonti meravigliosi. Ma ci ha lasciato davanti a un precipizio. Dobbiamo costruire un ponte per attraversarlo. Come costruiamo questo ponte? Una delle idee più affascinanti è che lo spazio-tempo non sia un tappeto continuo, come pensava Einstein. Pensa allo schermo del tuo telefono o del tuo televisore. Da lontano, l'immagine sembra un flusso continuo di colori e forme morbide. Ma se ti avvicini, se metti una lente di ingrandimento, scopri che l'immagine è fatta di milioni di
minuscoli quadratini luminosi. I pixel. Sotto una certa dimensione non puoi dividere l'immagine. I fisici teorici credono che lo spazio e il tempo funzionino esattamente così. A un livello inconcepibilmente piccolo, lo spazio smette di essere continuo e diventa granulare. Esistono grumi indivisibili di spazio. Esistono istanti indivisibili di tempo. Se questo è vero, il concetto stesso di cadere all'infinito in un buco nero scompare. Non c'è più l'infinito. C'è un limite fisico oltre il quale non puoi comprimere la realtà. Un'altra strada per riparare la crepa è la teoria delle stringhe. In questo modello, le particelle elementari non sono punti invisibili, ma minuscoli filamenti di energia che vibrano, come le corde di un violino cosmico. A seconda di come vibrano, creano la materia, la luce e sì, anche la gravità. Per far funzionare la matematica di questa teoria, dobbiamo però accettare un compromesso folle. L'universo non avrebbe solo 3 dimensioni spaziali e una temporale. Ne avrebbe 10 o addirittura 11. Dimensioni extra, arrotolate su se stesse, a scale così microscopiche che non potremo mai vederle. In questo universo a 11 dimensioni, la gravità di Einstein non è più una forza fondamentale isolata, ma si fonde armoniosamente con la meccanica quantistica in un'unica, maestosa sinfonia. Ma per ora è solo questo, una bellissima, inaccessibile matematica. Einstein aveva ragione o torto? La risposta è che nella scienza non esistono dogmi assoluti, esistono solo approssimazioni sempre migliori della verità. Le equazioni di Newton erano perfette per costruire ponti e lanciare razzi sulla Luna, ma non bastavano per il GPS. Le equazioni di Einstein sono perfette per guidare le sonde spaziali, prevedere i buchi neri e mappare l'espansione del cosmo, ma non bastano per capire l'origine stessa dell'universo. La relatività generale non è sbagliata, è semplicemente incompleta. È il capitolo più bello e profondo di un libro che non abbiamo ancora finito di leggere. E forse è proprio questo il vero miracolo, che una specie di primati, su un minuscolo granello di roccia bagnata ai margini di una galassia ordinaria, sia riuscita a scrivere un'equazione capace di descrivere la danza di mostri cosmici distanti miliardi di anni luce. Ogni volta che alzi gli occhi verso il cielo notturno, non stai guardando uno spazio vuoto. Stai guardando un tessuto vivo, vibrante, elastico. Un tessuto che si piega sotto il peso delle stelle e trema sotto la furia delle collisioni cosmiche. Sei immerso in un oceano invisibile che detta le regole del tempo e dello spazio. E anche se oggi sappiamo che questa mappa ha dei confini, che le sue regole si spezzano nel cuore dei buchi neri e nel fuoco del Big Bang, resta il più grande capolavoro dell'intelletto umano. Non sei nel cosmo. Sei fatto di cosmo. Io sono Renderium. E questo era il confine estremo della gravità. Il viaggio non finisce qui. Qui dentro c'è ancora un universo intero che aspetta solo di essere svelato.